L'abilità di comunicare, di mettere quindi insieme pensieri ed intenzioni, rappresenta una delle forme più antiche di collaborazione umana, un modo per unire le forze e superare insieme le sfide della vita. Quando la comunicazione viene però a mancare, cede il passo alla confusione, ecco che possono sorgere incomprensioni capaci di farci provare sentimenti tali da arrivare a metterci in conflitto gli uni con gli altri. Amici e amiche di Play with Prince, benvenuti o bentornati qui sul canale, io sono The Prince e in questo video andrò a parlarvi di Chants of Sennaar, un gioco indie puzzle adventure che si concentra su questa tematica direi alquanto profonda e poco battuta, cercando di offrire un'esperienza sì complessa, ma che riesca comunque ad intrattenere e a divertire. Ma andiamo con ordine, cerchiamo di capire di cosa tratta questo titolo e perché vorrei portarlo alla vostra attenzione, specie in un periodo come questo in cui stanno uscendo fiori di altri videogiochi davvero degni di nota. La trama di Chants of Sennaar attinge dal mito della Torre di Babele, in un mondo dove diverse comunità vivono su piani separati di una gigantesca torre e non riescono più a comunicare tra di loro. La leggenda narra di un viandante destinato a ristabilire la comunicazione tra queste persone, facendo loro dono di una favela chiara e comprensibile che possa nuovamente riunirli in armonia. Nel gioco noi vestiremo appunto i panni di questo viandante sconosciuto intento a risalire i piani della torre e all'inizio non capiremo molto di ciò che accade o di ciò che ci viene detto dai vari personaggi o da ciò che leggeremo in giro, poiché ogni forma di comunicazione sarà resa attraverso dei glifi sconosciuti e starà a noi cercare di avanzare delle ipotesi sul loro significato. Per fare ciò potremo abbinare ciascun glifo a quella che pensiamo sia la sua interpretazione corretta all'interno di una specie di taccuino, in cui andremo ad incrociare simboli e immagini con quella che secondo noi è la rispettiva traduzione. Se dovessimo azzeccare più o meno il senso dei glifi, ci verrà poi mostrato il loro effettivo significato, che rimarrà per sempre all'interno di quello che è il nostro vocabolario all'interno del gioco. Questo labirinto linguistico diventa dunque il fulcro dell'esperienza, un'esperienza che potrebbe sembrare anche folle e poco divertente detta così, ma che risulta invece essere sorprendentemente coinvolgente e interessante, specie se poi, come il sottoscritto, siete amanti delle lingue in generale. Il gameplay gira praticamente tutto intorno all'interpretazione di queste lingue sconosciute e noi saremo di volta in volta chiamati a dedurre il senso di ogni cosa usando il nostro intelletto, andando ad esaminare dei murales, cercando di decifrare cosa sta facendo il PNG di turno e così via. Il tutto con un andamento che rende l'intera esperienza man mano più intricata, ma allo stesso tempo e per questo medesimo motivo anche più stimolante. La varietà dei puzzle invoglia dunque fortemente all'esplorazione e accende continuamente l'interesse del giocatore con degli input sempre nuovi e con tante sfide, che personalmente mi hanno restituito una sensazione di appagamento e di soddisfazione quando sono riuscito a superarle. Oltre a queste meccaniche che rappresentano il cuore pulsante del gameplay di Chants of Sennaar, sono presenti anche brevi sezioni stealth e di platforming che non ho trovato però particolarmente rifinite o curate, ma che rappresentano comunque un plus che va ad arricchire un'esperienza di gioco già di per sé incredibilmente affascinante. Una menzione speciale va al comparto artistico del gioco che secondo me è davvero degno di nota. Lo stile grafico è davvero gradevole e ispirato, ci trasporta in un mondo credibile caratterizzato da luoghi unici e popoli distinti, ognuno con la propria estetica e modo di pensare. La palette cromatica ricorda poi titoli con ambientazioni simili come l'Intramontabile Giorni per fare un esempio, mentre la colonna sonora arricchisce ulteriormente un'esperienza già di per sé unica e irripetibile. Insomma, questo Chants of Sennaar mi è sembrato un gioco come pochi altri e mi piace il modo in cui sfida la mente ed il pensiero e finora ha saputo prendermi senza mai annoiarmi, ma non so se riuscirà più avanti a mantenere lo stesso ritmo e lo stesso fascino. Mi rendo conto che potrebbe essere un gioco non per tutti, ma se come me siete amanti dei giochi un po' più intriganti e riflessivi e magari nutriti anche un certo amore per le lingue straniere, questo è sicuramente un titolo da non lasciarvi sfuggire. Qualora voleste provarlo è disponibile anche una demo abbastanza lunga, per cui magari dategli una chance e fatemi sapere al di là di tutto cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Nella speranza che questo video vi sia piaciuto, io vi invito a lasciare un gradito mi piace, ad iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto, attivando anche la campanella per rimanere sempre aggiornati sui miei futuri video e seguitemi inoltre sui vari social che trovate qui al lato in descrizione, oltre che sul mio canale Telegram e su quello di Videogiochi News, nel quale troverete tante vantaggiosissime offerte sul mondo gaming. Anche per stavolta è tutto dal vostro The Prince, io come sempre vi abbraccio fortissimo e ricordate, giocate con passione. Alla prossima e ciao a tutti!